La stitichezza negli anziani è normale? Assolutamente no. E forse tutto quello che pensavate di sapere su questo problema è sbagliato. Se pensate che sia solo un piccolo inconveniente inevitabile con l'età, preparatevi a scoprire perché questa condizione può nascondere seri rischi per la salute e come prevenirla in modo naturale ed efficace. Il nostro corpo cambia con l'avanzare dell'età, ma questo non significa che dobbiamo accettare i disturbi intestinali come parte dell'invecchiamento. Tuttavia, milioni di persone convivono con la stitichezza cronica senza sapere che può essere il risultato di abitudini quotidiane scorrette, di una dieta povera di fibre o anche dell'uso di alcuni farmaci comuni. Con quale frequenza si dovrebbe andare di corpo? 3 o 4 giorni senza andare di corpo sono davvero normali? E quali sono i segnali che il nostro intestino ci invia prima che il problema diventi serio? In questo video scoprirete non solo le vere cause della stitichezza negli anziani, ma anche strategie collaudate per risolverla, senza ricorrere immediatamente ai lassativi. Esploreremo abitudini semplici ma potenti, alimenti che possono trasformare il vostro benessere intestinale e persino ricette pratiche per migliorare il transito intestinale in modo gustoso e naturale. Se volete capire come liberarvi dalla stitichezza e migliorare la vostra qualità di vita, o quella di qualcuno che amate, seguiteci fino alla fine. Quello che scoprirete potrebbe sorprendervi. 1. Perché la stitichezza colpisce gli anziani e cosa nessuno ti dice al riguardo. Con l'età il corpo cambia più di quanto si immagini. Il metabolismo rallenta, i muscoli intestinali perdono tono, la sete si fa meno evidente. Senza accorgersene, molte persone iniziano a convivere con gonfiore, disagio e la sensazione di non essersi mai davvero liberati. La stitichezza è una delle condizioni più diffuse tra gli anziani, ma ciò che sembra un piccolo fastidio può diventare un problema serio. Anche la ridotta attività fisica peggiora la situazione. Un intestino pigro ha bisogno di movimento. Camminare ogni giorno, anche solo mezz'ora, è più efficace di qualsiasi lassativo. L'acqua è un altro elemento chiave. Il corpo smette di inviare segnali chiari di sete e molti finiscono per bere troppo poco. Una strategia semplice è associare l'idratazione a momenti fissi della giornata. Un bicchiere appena svegli, uno prima dei pasti, un altro dopo la passeggiata pomeridiana. La dieta gioca un ruolo fondamentale. Pane bianco e biscotti industriali rendono l'intestino una strada senza uscita. Ma basta poco per cambiare. Un cucchiaio di semi di lino nello yogurt, una porzione di verdure a pranzo, un kiwi prima di dormire fanno la differenza. Molti non sanno che la stitichezza cronica può alterare anche l'umore. Il corpo, trattenendo scorie, si appesantisce, rallenta, influisce sull'energia mentale. Un intestino sano significa più vitalità, leggerezza e benessere. 2. I segnali che il tuo intestino ti sta mandando e che non dovresti ignorare. Molti credono che la stitichezza sia solo una difficoltà nell'andare in bagno, ma la realtà è più insidiosa. Il corpo comunica attraverso segnali sottili e il ritmo intestinale è uno dei più chiari indicatori di benessere. Un intestino sano funziona con regolarità, senza sforzo. Ma cosa succede quando questo equilibrio si rompe? Giorni senza evacuare, feci dure come sassolini, una costante sensazione di pesantezza. Ignorare questi segnali significa aprire la porta a problemi più seri. Trattenere per giorni ciò che il corpo vuole eliminare non è normale. Quando l'intestino fatica a lavorare, lo sforzo eccessivo può persino aumentare la pressione arteriosa o causare emorroidi dolorose. Ma il problema non è solo fisico. Un intestino pigro influisce sull'umore, portando stanchezza e irritabilità. Chi soffre di stitichezza cronica spesso non collega la sua mancanza di energia a questo problema, ma la connessione è profonda. Basta poco per invertire questa situazione. Un bicchiere d'acqua tiepida al mattino aiuta a risvegliare l'intestino in modo naturale. Il kiwi a colazione o una zuppa di legumi a cena migliorano la consistenza delle feci senza bisogno di farmaci. Una passeggiata dopo i pasti stimola la motilità intestinale e riduce il gonfiore. Piccole azioni, grandi risultati,
Il corpo non si abitua mai alla stitichezza, la subisce. Chi impara ad ascoltare i segnali del proprio intestino trasforma il proprio benessere. Nulla di ciò che accade internamente è casuale. Un intestino che funziona bene è la chiave per un corpo più leggero e una qualità di vita che non deve mai essere sacrificata all'età. 3. Come risvegliare l'intestino e ritrovare la regolarità in modo naturale. Il corpo ha un ritmo, una sinfonia di processi che lavorano insieme per mantenere l'equilibrio. Ma quando l'intestino rallenta, l'intero organismo ne risente. La stitichezza non è solo un fastidio momentaneo, è un segnale che qualcosa deve cambiare. E la buona notizia è che esistono soluzioni naturali ed efficaci per ripristinare la regolarità senza bisogno di farmaci aggressivi. L'alimentazione è la prima chiave. Chi inizia la giornata con cibi raffinati e poveri di fibre sta inconsapevolmente rallentando il proprio intestino. Ma la soluzione è più semplice di quanto si pensi. Aggiungere alla colazione un kiwi o una manciata di prugne secche, accompagnati da uno yogurt naturale con semi di lino, può fare la differenza. A pranzo e cena, aumentare le porzioni di verdure cotte come zucchine e spinaci aiuta a mantenere le feci morbide e facili da espellere. L'idratazione è altrettanto essenziale. Molti anziani bevono poca acqua senza rendersi conto che la mancanza di liquidi rende le feci dure e difficili da eliminare. Bere 2 litri di acqua al giorno può sembrare impegnativo, ma basta distribuire i bicchieri nei momenti giusti. Un bicchiere appena svegli, uno dopo ogni pasto e un altro prima di dormire trasformano l'idratazione in un'abitudine naturale. Anche il movimento gioca un ruolo fondamentale. Un intestino pigro ha bisogno di stimoli e l'attività fisica è tra i più potenti. Bastano 20 minuti di passeggiata dopo pranzo o piccoli esercizi di stretching per dare nuova vitalità al tratto digestivo. Un corpo che si muove è un intestino che lavora. E quando l'intestino lavora bene, tutto il corpo ne beneficia con più energia, leggerezza e benessere. 4. Quando la stitichezza diventa un problema serio e quali rischi evitare. Un intestino bloccato è come una città congestionata dal traffico. Le scorie si accumulano, il corpo si appesantisce, il benessere svanisce. Molti ignorano la stitichezza finché non diventa un problema serio. Ma trattenere per giorni ciò che dovrebbe essere eliminato ha conseguenze che vanno ben oltre il semplice disagio. Un intestino pigro non è mai solo un fastidio passeggero. È un segnale che qualcosa sta rallentando il naturale equilibrio del corpo. Le feci dure e secche possono formare fecalomi, blocchi che rendono l'evacuazione dolorosa e, nei casi più gravi, impossibile senza un intervento medico. Sforzarsi eccessivamente nel tentativo di evacuare può causare fissurazioni anali, piccole lacerazioni che trasformano un bisogno naturale in un'esperienza dolorosa. Se il problema persiste, il rischio di prolasso rettale aumenta, una condizione in cui il retto perde tono e può fuoriuscire. Ma gli effetti della stitichezza non si fermano all'intestino. Il corpo, trattenendo tossine, altera il metabolismo, causando gonfiore, malessere e persino sintomi depressivi. Il senso di pesantezza influisce sull'energia e sulla voglia di muoversi, creando un circolo vizioso. La soluzione spesso è più semplice di quanto si pensi. Bere un bicchiere d'acqua tiepida al mattino, consumare più verdure cotte e inserire alimenti ricchi di fibre come semi di lino o prugne secche può prevenire complicazioni e ripristinare la regolarità. Un intestino sano è la chiave per un corpo in equilibrio. Prevenire oggi significa evitare domani interventi invasivi e ritrovare un benessere che non dovrebbe mai essere sacrificato con il passare degli anni. 5. Ricette semplici e potenti per combattere la stitichezza in modo naturale. Il cibo può essere la causa del problema, ma anche la sua soluzione. Un intestino pigro non ha bisogno di farmaci aggressivi, ma di scelte alimentari più intelligenti. Non servono cambiamenti drastici per migliorare la digestione. Bastano piccoli accorgimenti per vedere risultati sorprendenti. La natura offre tutto il necessario per risvegliare l'intestino senza fatica, trasformando ogni pasto in un'opportunità di benessere.
La colazione è il momento perfetto per attivare la motilità intestinale. Iniziare la giornata con uno yogurt naturale arricchito con semi di lino o chia favorisce la regolarità senza bisogno di integratori artificiali. Aggiungere un frutto ricco di fibre come kiwi o prugne rende il pasto più nutriente e migliora il transito intestinale. Chi adotta questa semplice abitudine scopre che la regolarità può essere una conquista quotidiana senza sacrifici. A pranzo e cena, piccoli dettagli fanno una grande differenza. Un piatto di riso e fagioli è una combinazione perfetta per chi ha bisogno di più fibre senza rinunciare al gusto. Un'insalata di verdure cotte con un filo d'olio d'oliva aiuta l'intestino a lavorare meglio, mentre una minestra di legumi calda può essere un vero toccasana nelle giornate più fredde. Anche una semplice bevanda può fare miracoli. Frullare papaya con banana e un bicchiere d'acqua crea una vitamina naturale che stimola l'intestino senza irritarlo. Chi trasforma questi piccoli gesti in abitudini scopre che la stitichezza non è inevitabile, ma solo un segnale che il corpo ha bisogno di più attenzione. Un'alimentazione consapevole mantiene l'intestino attivo, l'energia alta e il benessere costante. Il corpo parla ogni giorno e l'intestino è una delle sue voci più sincere. Quando funziona bene, tutto appare più leggero, l'energia aumenta, l'umore migliora, ogni gesto quotidiano diventa più fluido. Ma quando qualcosa non va, i segnali sono chiari. Ignorarli significa lasciare che il disagio si trasformi in un problema più grande. Eppure, la soluzione è più semplice di quanto si possa pensare. Prendersi cura dell'intestino è come coltivare un giardino. Ha bisogno di acqua, movimento, nutrimento giusto, un'alimentazione ricca di fibre, una giusta idratazione e l'abitudine di muoversi ogni giorno sono strumenti fondamentali per mantenere il corpo in armonia. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza. Bere un bicchiere d'acqua al mattino, aggiungere semi di lino allo yogurt, fare una breve passeggiata dopo i pasti. Sono abitudini semplici ma potenti che aiutano l'intestino a ritrovare il suo ritmo naturale. La stitichezza non deve essere accettata come una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento. Il corpo cambia con il tempo, ma ha bisogno di attenzione, non di rassegnazione. Ogni scelta, anche la più piccola, costruisce il benessere di domani. Se questo contenuto ti ha aiutato a vedere la salute con nuovi occhi, metti un like, iscriviti al canale e condividilo con chi potrebbe beneficiarne. La conoscenza è il primo passo verso il cambiamento e oggi hai in mano strumenti preziosi per fare la differenza.